Ciao a tutti e bentornati, video importantissimo, video estremamente importante. Sono qui per fare giusto due paroline in merito alle elezioni del 24 settembre 2022 e per portare agli occhi di tutti un esperimento sociale, niente male. Ho fatto veramente una cosa fighissima, ho chiesto alla community di inviarmi una mail nel caso in cui avessero deciso di astenersi dal voto, così da portare agli occhi delle masse il quadro della situazione e di un trend che, dati alla mano, tra poco li vedremo, si sta diffondendo in tutto il mondo, quello del partito del non voto. Tutte quelle persone che per un motivo o per un altro hanno deciso di non votare. Prima però voglio parlare nel dettaglio di questo. Casa Bianca, Biden dovrà prendere le misure del prossimo premier italiano. Chiunque vincerà non lascerà la coalizione a favore dell'Ucraina. Allora, questo è gravissimo. Chi segue il mio canale YouTube con serietà e costanza, a dispetto delle apparenze, sa bene che non sono un teorico della cospirazione, ma questo dimostra inesorabilmente che le tenebre stanno uscendo allo scoperto. Questo dimostra nero su bianco che siamo una colonia. E direte, e allora che senso ha votare? Ebbene, non è così facile, ci sono dinamiche da chiarire e molte cose da portare agli occhi di tutti. Come Putin, tanto criticato, influenza pesantemente la presidenza e la legge elettorale di moltissimi paesi nel mondo in Oriente, come la Bielorussia e la maggior parte degli altri paesi confinanti che sono pesantemente assoggettati dal regime di Mosca, anche il presidente degli Stati Uniti fa la stessa cosa con l'Occidente e con l'Europa, e vi assicuro, e su questo ci metterei la mano sul fuoco, che se ci fosse un solo candidato che non fosse pro-Ucraina e pro tutto quello che dicono gli Stati Uniti, ma avesse idee più oneste al riguardo, farebbero di tutto per affossarlo. L'intero teatrino italiano ha sostenuto le decisioni dell'Europa di inviare armi in Ucraina all'unanimità. Ricordiamocelo. Come ha assecondato per forza di cose, e ripeto per forza, la politica americana nella maggior parte delle decisioni politiche internazionali. Questo sai perché? Perché o ti allinei con le politiche di Washington o non vai da nessuna parte. Ha voglia Conte a dire non decide Washington, e invece sì, guarda un po', decide Washington, decidono gli Stati Uniti e l'Europa. Biden dovrà prendere le misure del prossimo premier italiano, cioè io reputo che questa cosa non abbia avuto la diffusione che merita, io reputo questa cosa gravissima, un attacco alla democrazia del nostro paese. Chiunque vincerà non lascerà la coalizione a favore dell'Ucraina. Cioè, poi mi chiedevano perché ero così interessato alle primarie americane. Ve ne state accorgendo? No, fatevi due conti. Chiunque vincerà non lascerà la coalizione a favore dell'Ucraina. È un ordine, capito? E se invece la lasciasse? Dai, mettiamo caso che viene eletto un candidato in modo trasparente e democratico in Italia e questo, una volta eletto, si rende conto che la mala politica europea e quella statunitense hanno messo in crisi paesi già ridotti all'osso come l'Italia. Cosa succede? No, mettiamo caso che non sia d'accordo. Voglio sapere cosa succede. Ecco, fatevi queste domande perché lo scacchiere geopolitico internazionale con le attuali elezioni c'entra tantissimo. Tantissimo, signori, e sai perché? Perché noi siamo Europa, non siamo Italia. L'Italia non esiste più e te lo dice un ragazzo di 27 anni con partita IVA e regime ordinario che paga le tasse in Italia ad un governo corrotto e manipolato da potentati occulti quali banche multinazionali, dall'Europa e dagli Stati Uniti. E sulle maggiori testate giornalistiche del mondo adesso, in piena campagna elettorale, qualche giorno prima del voto, è uscita questa affermazione dall'amministrazione Biden che il presidente dovrà prendere le misure con il nuovo premier italiano. Se sei in linea, bene, altrimenti spostati, fai bene a spostarti. Questa cosa, a parte che non si può sentire nel 2022, ma inoltre offre uno spaccato sulla politica italiana che ti fa capire in che modo siamo semplici pedine di Europa e Stati Uniti. Pensate che non le so io queste cose quando su Instagram, nonostante tutto questo, vi invito comunque a votare? Cioè suona quasi come un controsenso, ci sarebbero abbastanza punti per dire no, c'è già chi decide e chi decide sta al di sopra della politica italiana, quindi non ha senso votare. Allora io vi dico la mia, va bene? Io semplicemente voglio dire la mia e continuare a credere nella democrazia. E perlomeno voglio essere io a decidere chi dovrà essere squadrato da Biden. Non so se mi spiego.
non per forza deve essere condivisa e non per forza deve essere la realtà assoluta dei fatti. Io vi dico la mia e personalmente sono convinto che la maggior parte delle persone che si astengono non hanno letto i programmi politici dei vari partiti, soprattutto i ragazzini di 18 anni italiani al parchetto che danno fiato alla bocca dicendo frasi del tipo tanto non cambia niente, sono tutti uguali e via dicendo. Allora questo è qualunquismo becero, e se dicendo ciò non ti sei letto nemmeno uno stralcio di programma politico dei rispettivi partiti, al qualunquismo becero si aggiunge anche una pesante dose di ignoranza. Te, dando fiato alla bocca, ignori determinate misure politiche messe in campo dai partiti del tuo paese. Questo cosa significa? Significa che siccome votare è un dovere civico, siccome il tuo bisnonno è deceduto in guerra per dare a te il diritto al voto, è tuo dovere alzarti e votare il meno peggio. Hai capito? Questo non esclude tutto quello che ho detto in precedenza. Ok? È tuo dovere, punto e basta, non si discute. Astenersi dal voto non è una protesta. Ci siamo capiti? Va bene che la politica internazionale viene gestita dall'Europa, dai potentati occulti e da Washington per quanto riguarda l'Occidente, ma non venitemi a dire che le misure politiche interne al paese le decide qualcun altro, che non siano i programmi politici dei vari partiti, perché sono accuse molto gravi, che senza prove non possono essere assolutamente nemmeno proposte. Ecco, la cosa peggiore sai qual è? La cosa peggiore è la ragazzina o il ragazzino che votano perché il padre gli dice di votare un determinato partito, cioè situazioni reali, Io parlo di cose reali, ragazzi che invece di interessarsi al proprio futuro, votano per sentito dire. Ecco, no. Pensa con la tua testa, studia e informati. Apri partita IVA e vedrai come ti informi sulle misure politiche ed economiche che decidono di mettere in atto determinati partiti per agevolare determinate situazioni ridicole. Vedrai come ti informi quando tu stesso hai qualcosa da perdere, quando paghi 20.000 euro l'anno di tasse. Vedrai come ti informi quando hai un'azienda da mantenere, quando il di dietro che è a rischio è il tuo. Ecco, apri un'attività e vedrai che ti vai a leggere sicuramente i programmini economici partito per vedere se magari qualcuno ha intenzione di agevolare la tua situazione economica. Forse è questo il problema. In Italia i giovani soprattutto non hanno il minimo interesse a votare perché pensano che la decisione non influenzi direttamente la loro vita. Cari signori, non è così. Non è così, votate, va bene che ormai questa è andata, ma anche in futuro, se avrete occasione, voi comunque votate. Se poi questi fanno i giri di poltrona, si fanno corrompere, non mettono in pratica il programma politico che hanno professato in campagna elettorale o altro, sono loro che dormiranno con la coscienza sporca e con il fiato dell'Italia sul collo, capito? Saranno loro quelli contro i quali schierarsi, almeno se voti il tuo l'hai fatto, e votare con la consapevolezza di mettere una X su di un partito che molto probabilmente deve seguire senza obiezione le indicazioni di Washington e dell'Europa significa votare consapevolmente. Io sono una persona con un grande background per quanto riguarda gli intrighi internazionali dei potentati occulti che vota consapevolmente. Anzi, informandoti a dovere puoi anche riuscire ad individuare il partito che apparentemente vuole limitare l'influenza dell'Europa nel nostro paese. Astenersi è letteralmente inutile, e sai perché? Perché o si astengono tutti e allora questo destabilizzerebbe sì l'equilibrio del potere nel paese, o altrimenti è come mettere la neve in frigorifero, perché vota la maggioranza della popolazione. Il tuo non voto non è un segno di protesta. Il tuo non voto non combatte i poteri forti. Chiaro? Ecco, poi figuriamoci, ognuno ha la propria idea, però insomma questa è la mia. Non profetizzate la democrazia, non richiamate la democrazia davanti alle ingiustizie se poi non andate nemmeno a votare, perché il termine democrazia significa letteralmente forma di governo in cui il potere viene esercitato dal popolo tramite rappresentanti liberamente eletti. Capito? Il voto è la più grande dimostrazione di democrazia esistente, e siccome nascondendosi dietro al bicameralismo perfetto in Italia le decisioni le prendono in pochi in questo paese senza nemmeno i referendum, una buona volta, dico io, che ci danno l'opportunità di votare, anzi che ci siamo guadagnati il diritto al voto, andate ed esprimetevi. Questo per carità è un pensiero personale, ci mancherebbe, però spero di avervi dato un'idea di come la penso, sempre che vi interessi. Cosa comporta il dovere civico? Comporta che a prescindere dal tuo voto, che sia per Babbo Natale o per Batman, tu debba essere un minimo informato. Non dico tanto, un minimo, ecco. Io spero seriamente che tu ti sia informato a dovere prima di prendere una qualsivoglia decisione.
che navighiamo nel fango, signori miei. Sono stato io, in primis, in questi anni a sottolinearlo. Che questo canale si batte per la giustizia è una questione assodata da quasi 500 video. Stiamo toccando la quota di 500 video sul canale. Sulla base di questo, però, il consiglio che vi do è quello di scegliere il meno peggio. Il diritto di voto è sancito dall'articolo 48 della Costituzione. Il cosiddetto elettorato attivo è quello che poi andrà a determinare il potere nel paese. O perlomeno così dovrebbe essere. Quello che spesso si dimentica però è che oltre a essere un diritto, il voto è anche un dovere che tutti i cittadini dovrebbero rispettare. Nonostante questo, nel mondo sempre più persone decidono di non partecipare, anche perché nel nostro paese, per esempio, votare non è obbligatorio. Ma esistono casi al mondo in cui lo è. Secondo l'International Institute for Democracy and Electoral Assistance, attualmente nel mondo ci sono alcuni paesi, 26 paesi, in cui i cittadini sono obbligati a votare. Ci sono 173 paesi nel mondo dove il voto non è obbligatorio, 26 dove invece è obbligatorio e 4 paesi dove non si tengono elezioni. E nonostante questa torta di numeri mondiale, il trend globale delle elezioni è nettamente in calo. Nei paesi in cui votare è obbligatorio, l'affluenza è di poco oltre il 70% e nei paesi in cui non è obbligatorio è ben al di sotto. Questo trend, numeri ufficiali alla mano, è in costante discesa. Per quale motivo? Sulla base di questi numeri, di questo trend, mi sono interessato di capire il perché di questa decisione, nel senso chi non vota, perché non vota? È interessante capirlo nel mio piccolo anche per quanto riguarda la mia community, no? E ascoltare direttamente le ragioni dei cittadini senza filtri. Ho messo in piedi un esperimento sociale veramente interessante chiedendo direttamente a voi. Vediamo alcune delle mail che mi sono arrivate. Non voto perché nessuno mi rappresenta, almeno andrò alle urne ma annullerò la scheda. Attualmente sono tutti incapaci, tutti, qui proprio qualunquismo portami via, sono tutti incapaci. Perdonatemi, ma queste robe non le commento. Quest'altro utente mi scrive: non voto perché da 10 anni a questa parte è una truffa, una sceneggiata, il popolo italiano sceglie chi mandare al governo e puntualmente da circa 10 anni a questa parte ci ritroviamo con un governo che non è stato votato da nessuno e poi questi si alleano con i partiti che hanno diffamato per tutta la campagna elettorale, vedi Movimento 5 Stelle che per 5 anni non ha fatto altro che diffamare Lega e PD e poi ci si sono alleati prima con l'uno e poi con l'altro. Democrazia, un K. Sì, su questo comunque sono pienamente d'accordo, ma si sa, le solite alleanze per mantenere la maggioranza alle quali siamo abituati, una vergogna internazionale capibile, commento più che comprensibile. Non voterò perché alla fine tutto è già deciso, che sia qui in Italia o in qualsiasi altra parte del mondo, è solo un gioco questo far credere che siano le persone a decidere chi sarà il prossimo. Allora, non te lo vorrei dire, ma per mettere in dubbio l'integrità delle elezioni non ho nemmeno voglia di sprecare fiato, però per affermare che siano truccate, per affermare che ci siano falle importanti nella decisione democratica al voto, eccetera, devi avere delle prove, no? Altrimenti è proprio complottismo becero di prima categoria. Che qui o in qualsiasi altra parte del mondo è già deciso chi deve salire al potere. Insomma, se ti mandano a votare, no? O provi che le elezioni sono truccate, altrimenti non ne vale la pena, no? Esporsi così. Anche non fosse come penso, reputo che sia inutile e non basterebbe a nessuna risoluzione dei veri problemi attuali che tutti sembrano farsi andare bene. Nessuno, signori, comunque che mi abbia scritto una mail illustrandomi una parte di programma politico di un partito al quale non è d'accordo. Nessuno. Tutti a generalizzare, no? Perdonatemi, ma ho sentito molte frasi fatte e dicerie da bar di paese. Non porterebbe a nessuna risoluzione dei veri problemi attuali e pensi che non votare invece cambierà le cose? Se questo è il vostro modo di protestare, sappiate che non è efficace. E questo video l'ho fatto uscire appositamente dopo le elezioni, se no arrivava Jimmy, il QAnon di turno, che mi diceva: vedi, ti hanno pagato per mandare la gente a votare. Così non lo può dire nessuno, perché le elezioni erano ieri. Quest'altro utente mi scrive: non credo a questa farsa politica, qualsiasi cosa si voti siamo ormai nelle mani del World Economic Forum. E credo che sia inutile specificare che destra o sinistra ormai siano la stessa cosa, cioè io
Non lo so, mi cadono un po' le braccia, sinceramente, e penso che anche sia inutile sprecare energia. Il World Economic Forum, cioè siamo veramente fuori dal mondo, cioè fuori dal mondo. Meno male che non avete votato. Grazie di non aver votato. Ciao Omega, io non voto innanzitutto perché non c'è nessun partito che rappresenti la mia idea. Qui ci siamo. Forse è perché ho un'idea un po' troppo rigida, un'idea in cui bisogna dare spazio alla creatività, ma in cui serve anche e soprattutto disciplina e ordine in un paese che di ordine non ne ha. Ordine e disciplina. Chi dei partiti che sono presenti ha un'idea così? Nessuno. In secondo luogo, io non ho intenzione di votare perché tutte le volte che ho votato, 6 anni fa l'ultima volta, non ho mai trovato riscontri positivi e soprattutto non ho mai visto un'evoluzione. E questo è molto capibile. Non riesco proprio ad avere fiducia nella politica e chiunque passa, a mio avviso, sarà già parte di un disegno ben definito. Via, quindi c'è questa idea proprio installata nelle menti di tutti, che ormai già Klaus Schwab e Bill Gates hanno deciso chi deve essere eletto. Via, proprio la tendenza è questa. Per dare un'impronta a quelli che saranno gli anni a venire, a imporre uno status mentale. Le campagne le vedo come promesse che nessuno mantiene e non credo più nel sistema in generale. Anche non votare non è un'ottima scelta, ne sono consapevole, è come starsene sempre in disparte e giudicare senza averci nemmeno provato e senza dire il proprio parere. Non voglio fare il complottista, no, tranquillo, Ma sono anni che le cose vanno peggiorando e non credo proprio nel voto, se non che è solo una recita, una messa in scena per farci vedere che possiamo ancora decidere, ma è già tutto deciso. 1. C'è uno scollamento profondo fra politica e paese ed è giusto che l'astensione sia il maggior partito e che l'Italia se ne accorga. 2. Perché sulla questione etica fondamentale della guerra tra i partiti principali nessuno ha proclamato con forza che siamo un regime di propaganda a senso unico. 3. La politica, comunque questo è stato detto, che è stata fatta propaganda, lo hanno detto. Comunque 3. La politica è sempre più dentro binari prestabiliti, Europa e NATO, che non permettono un'adeguata differenziazione. 4. I partiti antisistema, sia per le elezioni ravvicinate sia per essere portatori di punti di vista troppo peculiari, si sono frammentati in troppe formazioni, per cui ritengo difficile che raggiungeranno la soglia del 3%, per cui rischia di diventare un voto inutile, come lo è stato votare le formazioni di sinistra per anni. Io signori so come far tornare a votare l'Italia intera. Lo so, mi candido io. Ciao Omega, non andrò a votare perché non mi sento rappresentato da nessun partito e da nessun politico in questione. Non ci credono nemmeno loro a queste elezioni. Sono sicuro che nessuna coalizione raggiungerà la maggioranza e alla fine si troverà un nuovo accordo tra più partiti e verrà riconfermato Draghi. Questo già si è fatto il viaggio. Comunque, il centrodestra dai sondaggi ha la maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato. Però, insomma, se lo dici tu. Io per il momento mi sento in bilico, scrive quest'altro utente. Quindi non so se voterò o non voterò, devo riflettere. Perlomeno qualcuno che riflette c'è. Dai, sto scherzando. Però quello che posso dire è che dopo aver passato dei brutti mesi, è che mi sento tradito e abbandonato da chi ho dato fiducia. Se voterò per chi soddisfa i miei interessi e quelli della mia famiglia. Ma mi sento in bilico. Perché non votare? Io girerei la domanda in questo modo: ci siamo mai chiesti se l'italiano è capace di votare? Quante persone conosciamo che senza sapere cosa ha detto il politico X in campagna elettorale gli danno il voto semplicemente perché un conoscente, amico, parente gli ha dato un bigliettino del partito? Conosco delle persone che lo hanno fatto in passato e gli chiesi a muso duro: come fai a votare quel partito senza sapere cosa ha detto prima delle elezioni? Risposta: tanto o uno o l'altro è uguale. Sì, ma infatti ti rispondono così, è vero? Io lo guardai basita, scrive quest'utente. Cerchiamo di ricordare il vero significato della parola politica, cosa che riguarda la collettività nel suo complesso e, in quanto fa parte dell'ordine civile, io personalmente ho perso fiducia in chi ci governa perché nessuno si impegna per il bene del paese. Ormai del vecchio ideale romano di res publica è rimasto soltanto il nome, è diventato un grande teatro in cui va in scena un numero pessimo di cabaret, al quale tutti applaudono, senza rendersi conto che quei cabarettisti decideranno il futuro del paese. Io riassumerei questo video nella assurda figura di
Avete capito che ha fatto quella ragazza che è stata fatta salire sul palco da Salvini e Salvini gli ha chiesto ma scusa, ma dimmi una cosa contro la quale non sei d'accordo, e lei non ha saputo rispondere. Lasciamo stare Salvini che per favore, guarda, non mi esprimo, cioè io non posso esprimermi, ok? Né contro né a favore, io devo rimanere bipartisan, però questo è un esempio, no? Uno spaccato sociale, che sia Salvini o qualsiasi altro politico, no? Questo gli ha chiesto a questa ragazza, ma dimmi una cosa per la quale non sei d'accordo. Lei non ha saputo rispondere ed era lì con il cartone Lega Salvini e lascialo legato, una cosa del genere, insomma, cioè assurdo, cioè le comiche. Cioè una figura devastante di ignoranza pura, e questa con le amiche non sapeva cosa fare e come la maggior parte delle persone va a protestare o a festeggiare ai comizi politici, ma è una cosa veramente ridicola. Cioè io adesso vi devo mandare il video per forza, scusatemi. D'altronde noi siamo particolari. Vieni qua. Come ti chiami? Angelica. Angelica, quanti anni hai Angelica? 20. 20. Perché ce l'hai con me? Perché non sono d'accordo con le tue idee, punto. Ma qual è l'idea che non condividi? Tutte le idee che esponi non le condivido. Cazzo, tutte le idee. Cioè, ce ne sarà una che condividi? Una. No, io non ti voglio mettere in imbarazzo, io stimo una ventenne che si appassiona e partecipa. Io stimo una ventenne che... Però ci sarà una idea su 100 sulla scuola, sul nucleare, sull'università medicina, sul taglio delle tasse, sulla legge Fornero, ce ne sarà una che ti convince? Una sì, ma poi Una sì. sono piccolo, sono la... Qual è quella che... Ma io prendo sempre il buono, qual è l'unica che ti convince? Molte cose che dice che sono incoerenti con tutte le altre. No, ma una che ti convince, voglio portare a casa questo risultato, dai. Ma perché tutte le incoerenze che dici? Non ne ha famo. Buona vita Angelica, buon futuro. Cioè questa dovrà essere la prossima classe dirigente? Cioè sono imbarazzato. Cioè ci rendiamo conto? Cioè avete capito perché poi questi 4... Mamma mia, fammi essere educato per piacere. Avete capito perché poi questi politici ci mangiano la pappa in testa? Per questo motivo, perché dilaga l'ignoranza, siamo indottrinati da una valanga, da uno tsunami di input quali TikTok, i social media, la televisione, i giornali di regime, ok, tutti comunque allineati per bene alle direttive europee ed occidentali che producono questo, producono quello che avete visto. Signori cari, mi sono arrivate centinaia di mail e la costante era il non sentirsi rappresentati, che nonostante io inciti al voto, capisco benissimo, sono il primo, ma voi davvero pensate che io mi sento rappresentato da questo branco di lupi? Non mi sento rappresentato, ma ho cercato di votare quello che secondo me era il meno peggio. Questa volta ho voluto votare, ci sono state volte in cui non ho votato, questa volta ci ho riflettuto e ho votato, ma non pensate che io mi senta rappresentato, il vostro non sentirvi rappresentati è pienamente comprensibile. A quanto pare gran parte della popolazione non si sente rappresentata, e anche se il mio consiglio spassionato è quello di votare, è giunta l'ora che il nostro governo si faccia 2 domandine, tenendo di conto il fatto che sono seguito da moltissimi giovani e che la maggior parte di loro non si sentono rappresentati. È giunta l'ora di farsi 2 domande. Rispetteranno questa volta i nostri eroi le promesse fatte? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Per ora fornite un metro a Biden, che dovrà prendere le misure. Se questo video ti è piaciuto o ti ha portato ad avere comunque un dibattito sano e nutriente e rispettoso, mi raccomando, lascia un like al video, che è gratis. Se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Per oggi è tutto, grazie per essere stati con me, vi voglio un sacco bene e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!